Salve a tutti, quest'oggi io vorrei parlare di autostima o autosvalutazione, come si formano, perché alcune persone mi chiedono come fare a togliere il senso di disistima di se stessi. Allora, per togliere la disistima, ovvero l'autosvalutazione, bisogna capire anzitutto come questa si è formata. Allora, dobbiamo iniziare dall'inizio, dobbiamo iniziare dal principio, è più elegante. Il neonato, quando ha fame o ha un disagio o ha paura di stare solo o ha paura del vuoto, piange. Se la mamma accorre e lo cambia, lo nutre, lo culla, lo rassicura, lo tiene fra le sue braccia, il neonato capisce che c'è qualcuno che tiene a lui e comincia a tranquillizzarsi perché pensa che quando avrà bisogno qualcuno si prenderà cura di lui. Se questo qualcuno tarda ad arrivare perché ha paura che il piccolo si vizi, il bambino comincerà a pensare che non è sicuro che quando lui sta male qualcuno verrà ad aiutarlo. E questo è molto triste, ma molto triste. Quindi è importante, quando avete un bambino, che gli fate capire che voi siete lì per lui. Il bambino, per esempio, ha paura anche del vuoto. Se voi lo spogliate nudo, lui vedete che con le braccine annaspa, cerca qualcosa a cui aggrapparsi perché ha paura. Non è fatto per il vuoto, ha bisogno di avere un terreno e di avere qualcosa che lo ricopre, non solo il terreno, ma qualcosa che lo ricopre. Il neonato, se viene vestito, è più tranquillo perché c'è qualcosa che in qualche modo gli fa sentire che la sua pelle è riparata. Per cui, oltre all'abbraccio della madre, occorre che il bambino sia prontamente rivestito. Quando voi lo togliete dal bagnetto, bisogna che il bambino senta le vostre mani che lo contengono. Gli mettete un asciugamano e lo contenete. Il bambino ha paura, come tutti i cuccioli. E se non volete che abbia paura, lo riparate. E se siete insensibili alla sua paura, vuol dire che non lo amate. E che non amate nemmeno voi stessi. Quindi il neonato comincia ad avere una sua autostima, cioè a capire che lui ha un valore, se voi lo coccolate, se gli fate sentire che siete vicino. Non importa che sia la madre o che sia il padre, che siano maschi o che siano femmine. Per favore, togliete queste follie dalla testa. Non importa che i genitori siano omosessuali, eterosessuali, il bambino ha bisogno di essere contenuto e protetto e non gliene frega niente da chi. Se avete lo schema del padre e della madre è perché vi hanno dato uno schema che avete ingoiato senza averlo assaggiato. Il bambino ha bisogno di essere amato, questa è la cosa importante. E ci sono tanti genitori eterosessuali che non amano i propri figli. Ce ne sono tanti, perché altrimenti il mondo non sarebbe così crudele come è, non ci sarebbero le guerre, che ci sono anche in questo momento,
con la gente che non fa niente per fermarle, non ci sarebbe lo sfruttamento dell'essere umano, non ci sarebbe la gente che muore di fame, non ci sarebbe la violenza nel mondo. Impariamo ad aprire gli occhi. Allora, il bambino cresce, se gli va bene, i genitori si sono presi cura di lui e lui pensa che lui vale qualcosa perché i suoi genitori l'hanno amato. Se il bambino cresce e pensa di non valere niente, quindi se il ragazzo pensa di non valere nulla, deve capire che i suoi genitori non sono stati questa meraviglia che lui pensa, ma che non è stato amato, non è stato considerato. Ora è vero che tanti ragazzi preferiscono pensare di essere sbagliati loro piuttosto di avere dei genitori che non li hanno amati. E allora magari si dicono: i miei genitori mi hanno amato, però poverini non sapevano come fare, però non capivano tante cose. Non è vero. I figli o si amano o non si amano. Non è una questione di conoscenza scientifica, pratica, eccetera. È una questione d'amore. Quando uno si identifica nel figlio, e ci si identifica perché lo ama, capisce di cosa ha bisogno, conosce le sue paure, riconosce quando ha paura, riconosce quando è bisognoso. Se non lo riconosce o pensa che non debba essere rassicurato, non lo ama. Naturalmente un sacco di gente dice: ma oggi i bambini sono viziati. Che cosa vuol dire viziare un bambino? Ho chiesto a una persona che cosa voglia dire viziare un bambino e normalmente mi rispondono: quando il genitore fa tutto quello che vuole il figlio. Dà al bambino tutto quello che lui vuole. Un genitore che tenta di accontentare un figlio lo vizia? No. Qualcuno ha detto che io parlo così perché non ho figli. Io veramente 4 figli li ho e quindi ho un'esperienza personale, anche se non sempre è necessaria un'esperienza personale diretta, ma è necessario un comprendere dentro. Cioè, ci sono persone che possono essere genitori migliori di me perché sono genitori dentro. Ci sono genitori che, pur avendo diversi figli, non sono genitori dentro. Quindi il fatto che io sia genitore non testimonia il fatto che io sia un bravo genitore. Genitori lo si diventa per maturità, non per presenza di figli. Però in più ho un'esperienza. E l'esperienza personale mi dice che i bambini non è vero che chiedono cose in continuazione. I bambini chiedono cose in continuazione solo se non ricevono affetto. E allora si sentono infelici perché gli manca qualcosa e cominciano a chiedere le cose, pensando di potersi saziare in questo modo. E quando gli vengono date le cose si arrabbiano perché non era quello che volevano, ma non sanno cosa vogliono. Si arrabbiano, maltrattano gli oggetti che gli sono stati dati perché non è di quello che hanno bisogno, perché in realtà volevano un affetto. Quindi i bambini viziati sono quelli a cui si danno tante cose per levarseli di torno. Allora lo metti davanti alla televisione, lo metti davanti al computer, lo metti... Intendiamoci, non è che i bambini non debbano stare davanti alla televisione o davanti al computer. È che se un bambino ha una famiglia sana, cosa rara, più di tanto non gli va di stare davanti alla televisione, più di tanto non gli va di stare davanti a un computer, cerca anche di uscire, di andare con gli amici, eccetera.
perché ha facilità di rapporti, perché se ha facilità di rapporti con la gente, con i genitori, ha facilità di rapporti con tutti gli altri. Si aspetta che gli altri lo trattino bene. L'autostima viene da questo. Se non avete autostima, non cercate come farvela venire, cercate di capire perché non l'avete. Non avete autostima perché non ve l'hanno data i vostri genitori, non c'è scampo in questo. Se volete saperlo, dovete cercare in questa direzione. In quanto all'autovalutazione o l'autosvalutazione, se ci valutiamo troppo, c'è anche lì qualcosa che non va, perché la fissazione della valutazione è già un senso di inadeguatezza. Cioè, se io sto sempre a pensare se sono più bravo o non bravo degli altri, c'è qualcosa che non va in me. Vuol dire che mi sento inadeguata e devo compararmi con gli altri. Allora il compararsi con gli altri è già un segno di autosvalutazione. Io posso dire, voglio vedere se sono capace di fare questa cosa, posso misurarmi con me stessa, non con gli altri. Non ho bisogno di vincere altri, perché è come se volessi vincere il senso di autosvalutazione che ho dentro di me, senso di autosvalutazione che mi è stato dato dai miei genitori. Allora i genitori devono capire cosa è bene e cosa è male per i propri figli, e prima di fare dei figli dovrebbero pensarci se veramente loro amano le creature che stanno per mettere al mondo, perché non siamo responsabili dei nostri partner, della famiglia che abbiamo ricevuto, ma siamo responsabili dei nostri figli. I figli non possiamo farli per noi, perché è un grosso egoismo. I figli non li facciamo nemmeno per loro, perché non sappiamo se gli facciamo un favore. Però a volte c'è un sentimento materno, paterno, di coccolare qualcuno, di avere dei bambini. Ci può essere questo, no? Come sentimento sano di mettere delle creature al mondo. Però pensate che avrete anche dei problemi, sicuramente che i figli sono problemi e devono essere problemi. Guai ai figli che non sono problemi. I figli che non sono problemi sono quelli che vengono intimoriti, anestetizzati, che cercano di non farsi notare dai genitori perché sanno di non essere amati o peggio. I figli sono problemi che dovete accettare e dovete cercare di risolvere ascoltando i vostri figli. Allora non dovete pensare che i vostri figli non capiscono niente perché sono piccoli, perché capiscono tutto. E a proposito di figli viziati, se un figlio vi domanda qualcosa e voi l'avete sempre trattato con amore e rispetto, se gli dite guarda che sarebbe meglio non spendere i soldi in questo modo perché abbiamo bisogno dei soldi per spenderli in quest'altro modo, per metterli da parte, eccetera, il figlio lo capisce perfettamente. Perché capisce perfettamente se lo fate per lui o contro di lui, se lo fate per il benessere della famiglia e quindi anche il suo, oppure se lo fate contro di lui. Ci sono ancora oggi dei genitori che dicono ai figli: qui dentro comando io, questa casa è la mia, il giorno in cui te ne andrai potrai fare quello che ti pare. Quel genitore non avrebbe mai dovuto fare figli, è un genitore insano e al figlio regala solo dolore
e quel figlio o figlia crescerà addolorato oppure farà il prepotente con altri. Dipende dall'indole del suo carattere. L'autostima deriva dunque non dalla stima che ci danno gli altri, ma dalla stima che ci danno i nostri genitori. E se è stima vera, noi non dobbiamo fare nulla per guadagnarcela. Cioè i genitori o amano o non amano i figli. Se li amano è perché sono genitori, non perché i figli sono speciali. E non li possono amare perché c'è l'obbligo di amare i figli, perché non si può amare per obbligo, non ci riusciamo proprio. Per amare un figlio dobbiamo amare anche noi stessi, ovvero noi stessi bambini. Dobbiamo capire la nostra parte bambina, dobbiamo capire che bambini siamo stati, se siamo stati bambini amati o non amati. E quindi dobbiamo ricordare come siamo stati e capire cosa ci faceva soffrire e cosa ci faceva piacere. E quindi a vostro figlio o a vostra figlia dovete fare ciò che gli fa piacere, non ciò che lo fa soffrire, ma dovete ricordarvelo, perché noi dimentichiamo tutto. Noi dimentichiamo la nostra infanzia, ovvero noi dimentichiamo tutte le parti dolorose della nostra infanzia. Però ce le portiamo dietro come sensazioni. Quindi ci portiamo la tristezza, ci portiamo il timore, ci portiamo la paura del giudizio e pensiamo che sia una cosa nostra, non che ce l'abbiano data. Non si nasce col senso di autosvalutazione. Ce lo danno i nostri genitori, questo è l'imprinting. Come gli animali abbiamo un imprinting. Quindi i nostri figli si valuteranno, si svaluteranno a seconda del rapporto che noi due genitori abbiamo dato a lui o a lei. Un bambino che si sente sicuro di essere amato penserà che nel mondo la gente lo amerà e lo stimerà. E se qualcuno non lo ama e non lo stima, non penserà che sia così grave, penserà vabbè, a questo non interessa, a questo non piaccio, però ad altri sicuramente piaccio. Se invece il bambino è insicuro, crescendo penserà questa persona mi ama, però forse non continuerà ad amarmi. Prima o poi si accorgerà che io non valgo, si accorgerà il datore di lavoro che io non valgo, si accorgerà la mia ragazza o il mio ragazzo che io non valgo. Ecco, quando si parla di questo, si pensa che sia un disguido mentale, no? È che i nostri genitori ci hanno fatto pensare che noi non valiamo. Non si esce da questo. Non c'è altra verità al di fuori di questo. Il nostro senso del valore dipende dai nostri genitori. Non solo, ma quando noi valiamo poco, perché i nostri genitori ci hanno fatto sentire che valiamo poco, andiamo a cercarci dei partner che non ci amano, che possono essere quelli che ci picchiano, quelli che ci comandano, quelli che ci disprezzano, quelli che ci tradiscono, comunque sempre persone che non ci amano. Perché in qualche modo abbiamo l'imprinting del genitore e ricerchiamo quello. Come se avessimo una storia personale che è andata male e che dobbiamo ricreare per farla andare bene questa volta. Cioè, io mi trovo una persona che non sa amare come il mio genitore, però stavolta io riuscirò a farmi amare e quindi cancellerò quella sensazione di non essere amato. Allora, adesso vi dico una cosa molto importante e vi prego di ascoltarla. Nessuna forma di amore ci può compensare dell'amore che è mancato da parte dei nostri genitori. Certamente lì per lì è diverso essere trattati bene o male,
ma non può sanare la ferita che abbiamo dentro. La ferita di non essere stati amati la possiamo sanare solo noi, esclusivamente noi stessi. Nessun altro lo può dall'esterno, perché qualsiasi persona ci ami non è il genitore che ama il bambino. Quel bambino continua a sentirsi non amato, perché non è stato amato, quello non lo possiamo cancellare. Noi possiamo essere amati da adulti, ma essere amati da bambini non lo possiamo più. Noi abbiamo bisogno invece di qualcuno che ami quel bambino, che ami noi bambino. E l'unico che può amare noi bambino o bambina, a seconda che siamo maschio o femmina, siamo noi. Noi possiamo capire quel bambino o quella bambina. Noi possiamo capire che quel bambino o quella bambina, l'unico torto che avevano era di essere nati in una famiglia che non sapeva amare, che siamo stati sfigati, che siamo nati da genitori che non conoscevano l'amore, che non avevano ricevuto amore e che non avevano imparato a ridarlo, perché non hanno amato il loro bambino interiore. Perché ci sono persone che riescono ad amare il proprio bambino interiore pur non essendo stati amati. Sono quelli un po' più consapevoli che vanno a rievocare la propria infanzia, vanno a capire questa parte bambina loro e capiscono che non aveva nulla che non andava, se non i genitori. A questo punto cominciano a provare tenerezza per questa parte, a comprenderla, ad amarla, a capire che non aveva niente che non andava, che quello che non andava bene erano i genitori. Se riescono a capire questo, amano la loro parte bambina e smettono di essere dipendenti dagli altri, perché i bambini non amati, una volta diventati adulti, continuano a cercare qualcuno che li ami. Cercano seguito, cercano successo, cercano popolarità, cercano amori, amanti, tutto ciò che li può illudere di essere amati, ma non serve, non placa mai. Anche le persone che hanno grosso seguito, non so, grandi attori, eccetera, spesso in vecchiaia finiscono in depressione, perché non hanno più quella speranza di avere questo grande successo che gli faccia passare la tristezza che hanno dentro, il senso di non valere. A un certo punto in vecchiaia capiscono che i giochi sono fatti, che non possono essere cambiati. Che nessuno li riscatterà dal loro senso di non valore, perché non capiscono che il senso di non valore deriva da quello che hanno ricevuto. Allora, il senso di valere o di non valere ci proviene dai nostri genitori. I nostri genitori possono avercelo detto o possono non avercelo detto. Non è necessario in assoluto che ce lo dicano, che non ci amano, perché si capisce. Ci sono i genitori che per esempio si mostrano molto liberi, che concedono grande libertà ai figli, una grandissima libertà, ma dei figli non se ne curano. E loro gli dicono ai figli: guardate che noi siamo bravi perché noi vi concediamo la libertà. E il figlio dice: sì, è vero, loro sono stati molto libertari con me, però lui è infelice e non si sente amato. A volte i genitori danno la libertà semplicemente perché se ne fregano dei figli. Allora, la libertà ai figli è un problema, indubbiamente, perché ci sono genitori che tolgono completamente la libertà ai figli. Ci sono genitori che danno completa libertà ai figli. Allora, i figli devono essere aiutati a capire
che la libertà è un bene prezioso, ma che nella libertà si nascondono delle insidie. Allora noi non possiamo dire a un figlio o a una figlia: tu non puoi andare in giro perché c'è pericolo che fai l'amore con qualcuno. A una figlia, figlio, difficile che gli si dica, perché allora in questo caso bisognerebbe spiegarle perché non deve fare l'amore con qualcuno, e non gli si può dire no, perché deve essere qualcuno che ti ama, perché la prima volta sarà stupenda, e tutte queste baggianate qua, insomma, no? Ma gli si può dire: guarda che esiste gente pericolosa che ti può maltrattare, esiste gente che ti può umiliare, ma soprattutto esiste gente che ti può mettere incinta. E allora io innanzitutto ti do la pillola. A mia figlia la pillola? No, non si dà. Lei non deve fare sesso. Voi gliela date, poi lei, se non fa sesso non la prende, ma se c'ha qualcuno la prende. E bisogna che sappia che voi siete d'accordo che lei la prenda. E poi dovete spiegargli com'è la gente. E se vostra figlia ritorna da una festa alle 4 di notte, o ha qualcuno che l'accompagna di cui vi fidate, o l'andate a riprendere voi. Naturalmente potete anche dirle che non siete disposti ad andarla a riprendere perché voi lavorate, la mattina siete stanchi, eccetera, eccetera. Però vi organizzate, le pagate un taxi, telefonate al genitore dell'altra compagnetta che la viene a prendere, delle volte ci andate voi, delle volte va lei, vi organizzate per non fare ogni volta un viaggio ognuno, però in qualche modo la dovete garantire, e la maggior parte delle volte dovete permettere che possa andare a una festa. Per garantire che non succeda niente di male dovete conoscere le persone dove va la festa. Cioè chi sono i compagnetti, telefonate, l'andate a prendere a scuola, parlate con i genitori, fate uno scambio di figli, no? Una volta li ospitate a pranzo, una volta li ospitano loro. Questo è il modo di garantire il benessere dei figli. I figli devono essere aiutati, non devono essere imprigionati, altrimenti non li amate. E allora è meglio che non li fate. Molti mi dicono: tu sei dalla parte dei figli e non sei dalla parte dei genitori, ma tutti siamo figli, o almeno lo siamo stati. È importante che capiamo che tipo di genitori siamo stati, che tipo di figli siamo stati, per capire che tipo di genitori saremo. Perché se ingoiamo tutto quello che ci hanno fatto i nostri genitori senza giudicarlo, senza criticarlo, senza valutarlo, noi non saremo bravi genitori. Perché noi dobbiamo saper distinguere. E per distinguere dobbiamo essere in grado di valutare i nostri genitori e poter dire: beh, in alcune cose hanno sbagliato, in altre sono stati carini, oppure sono stati veramente in gamba nonostante alcuni errori, perché è logico che gli errori ci sono. Quando arriva quello che mi dice: no, i miei genitori sono stati fantastici, ottimi, però io sono triste, io capisco che mi sta dicendo una bugia, per il semplice fatto che la racconta a se stesso e che non vuole sapere come sono i genitori. L'umanità intera non vuole sapere di aver avuto dei genitori carenti. L'umanità intera vuole adorare i propri genitori, perché se non è amato, non è stato amato, lui non vale, cioè ne fa delle divinità, non le fa delle persone. Noi nasciamo per caso da determinate persone. Noi siamo figli della terra, non siamo figli dei genitori, siamo figli della terra. Se capissimo questo, non avremo un mondo che fa le guerre e che sfrutta il prossimo.
non cercheremo di fare del male agli altri e cercheremo anche di non mettere al mondo troppe creature per non invadere il pianeta, perché il pianeta è il luogo in cui viviamo e dobbiamo farlo vivere bene e ci devono vivere bene anche gli altri. E avremo rispetto per gli animali. L'autostima, per riprendere il discorso, deriva dalla stima che i genitori hanno avuto di noi. Qual è la stima che possono aver avuto i genitori di noi? Perché siamo stati bravi, perché siamo stati belli, perché siamo stati obbedienti? No, perché ci amavano, perché ci hanno conosciuto, perché hanno palpitato per noi, perché sono stati attenti alla nostra salute, al fatto che stessimo bene, al fatto che ci vedessero sorridere. Questo doveva essere la preoccupazione dei genitori. Se non hanno avuto questa preoccupazione, ma hanno avuto la preoccupazione solo di aver fatto il loro dovere, non hanno capito niente dei figli e normalmente i genitori non capiscono nulla dei loro figli. Allora sia chiara, questa è praticamente una regola che ha delle eccezioni, ma è una regola. Normalmente i genitori non conoscono i figli. Tant'è vero che i figli vanno in terapia o vanno dalla compagnetta di scuola o vanno dall'amico a raccontare le cose che desiderano, le cose che sentono, le cose che provano, perché ai genitori non le possono raccontare, in quanto i genitori non vogliono sapere come sono i figli. Vogliono avere delle immagini dei figli che a loro piacciono e che devono somigliare a loro. I figli non somigliano mai a noi. I figli sono diversi, possono somigliare fisicamente, ma le anime sono diverse. Quando fate dei figli, imparate che fate degli sconosciuti, che non somiglieranno a nessuno e che dovrete darvi da fare per scoprire come sono. Dovrete sorvegliarli per scoprire come sono, dovrete interrogarli per scoprire come sono, dovete chiedergli sempre come stai, che cosa pensi di questo, cosa pensi di quello, ti è andata bene questa cosa, sei contenta di fare questa cosa? E quando mai lo chiedono i genitori? Per loro tutto è scontato, loro sanno e conoscono i loro figli e glielo dicono pure e quello si incazza perché il genitore non lo capisce per niente. Allora il genitore che comprende meglio i propri figli è quello che dice: io mio figlio o mia figlia non li conosco e quindi devo fare del tutto per capire ogni volta come la pensano e devono dargli la possibilità di dire come la pensano, mentre in genere gli tappano la bocca, non gli permettono di parlare, poi si meravigliano che non sanno stare in pubblico, che hanno paura di stare in pubblico. Ma chi ha paura di parlare in pubblico è perché ha paura di parlare con i genitori, perché ha avuto paura di parlare con i genitori e le paure gliel'hanno date gli stessi genitori. Ora i genitori sono state a loro volta vittime dei loro genitori. Quindi questo li assolve dalle colpe pregresse, però devono darsi da fare, perché è un delitto far crescere delle creature infelici e ce ne stanno tante, ce ne stanno troppe, c'è troppa gente che si suicida. Quando qualcuno si suicida la gente dice quello era pazzo. Noi siamo pazzi. Noi siamo pazzi perché permettiamo alla gente di dormire per strada, noi siamo pazzi perché non sfamiamo il mondo, noi siamo pazzi perché mettiamo al mondo dei figli di cui non ci occupiamo, noi siamo pazzi perché non comprendiamo i nostri figli e non gli consentiamo di parlare, noi siamo pazzi perché siamo violenti, noi siamo pazzi perché sfruttiamo la gente povera. Questa è follia. Noi siamo pazzi perché mettiamo al mondo una serie di disgraziati che sappiamo soffriranno.
L'umanità è folle. Noi siamo pazzi perché c'è una guerra in atto e nessuno scende per strada per dire basta, questa gente non deve più morire. Uomini, donne e bambine non devono più morire. Chi se ne frega di chi c'ha torto e chi c'ha ragione, basta. Ma la gente non importa perché non sono loro che stanno sotto i bombardamenti, sono gli altri. Quando avrete una sensibilità e sentirete che c'è una guerra, voi penserete di essere lì, che a quel posto ci potevate essere voi e che magari in una prossima reincarnazione ci sarete anche voi e che magari quegli extracomunitari che voi giudicate, che odiate, nella prossima reincarnazione sarete voi. Che l'odio che date ad altri in una prossima reincarnazione lo daranno a voi, o in una precedente reincarnazione l'avete già ricevuta e non avete capito niente e continuate a non aumentare in consapevolezza e a vivere sempre male, perché l'unico modo per avere una reincarnazione migliore, che ci crediate o non ci crediate, è quella di avere una consapevolezza migliore. Non è questione di essere bravi, buoni e obbedire alle regole, è una questione di consapevolezza, che è diverso. Perché quelli bravi e buoni che obbedivano alle regole erano anche quelli che andavano a assistere agli auto da fè, alla chiesa che bruciava in piazza gli eretici. Quelle erano brave persone. Eppure vedevano bruciare viva la gente, lo trovavano uno spettacolo divertente. Ed è quella stessa chiesa che voi andate a pregare oggi, quella stessa chiesa che non permette alle donne di fare i preti, perché le donne non possono, valgono meno degli uomini. Questa è l'inconsapevolezza. Per cui una donna pensa di valere meno di un uomo, perché gli viene detto fin da piccolo, ancora oggi. Altrimenti la gente si ribellerebbe. Se non c'è parità fra i sessi, se non c'è parità di diritti fra grandi e piccini, anzi i piccini dovrebbero avere più diritti degli adulti, non c'è civiltà, perché non c'è amore, perché non c'è comprensione, perché non c'è consapevolezza. E la consapevolezza parte dai bambini piccoli, ovvero da come noi facciamo vivere i bambini fin da piccoli. Un saluto a tutti.